Tutti noi crediamo in qualcosa e abbiamo delle idee su noi stessi. Ora, quale di queste è vera per voi? Le persone mi stanno attorno per criticarmi? Oppure tutti sono disponibili? Se credete che le persone che avete attorno vogliano solo criticarvi, allora vi troverete proprio in situazioni che confermano questa idea. Tuttavia, se decidete di cambiare questa vostra convinzione, ovvero se iniziate a pensare che tutti sono disponibili con voi, allora ovunque andrete nella vostra vita troverete persone pronte ad aiutarvi. Quindi, non sarebbe meglio pensarla in questo modo? Noi tutti abbiamo tantissime idee sciocche su di noi e su ciò che crediamo di noi stessi, insieme a tantissime regole rigide su come andrebbe vissuta la vita. Ma vedete, non c'è veramente niente che possiamo fare circa il passato. Quel che è fatto e tutto quello che avete vissuto nella vostra vita fino a questo momento, siete stati voi a crearlo, con i vostri pensieri, i vostri sentimenti e le vostre credenze di ieri, della settimana scorsa, del mese passato, dell'anno scorso, di 10, 20, 30, 40, 50, 60 anni fa e così via, per quanto riusciate a spingervi indietro nel tempo. Il passato è passato e il punto di forza è sempre nel momento presente, il che significa che quello che decidete di iniziare a pensare nel qui e ora creerà la vostra realtà di domani, la settimana prossima, il prossimo mese, l'anno venturo. Il passato non ha alcun potere su di noi. Il punto di forza è nell'istante presente e noi possiamo iniziare a essere liberi nel qui e ora. Siamo noi a scegliere i nostri pensieri. Potete non vederla a questo modo, ma è proprio così. Mi sembra che tutti su questo pianeta, me compresa, soffrano di odio verso se stessi e provino un senso di colpa con diversa intensità. Più ne abbiamo, meno la nostra vita funziona. Meno ne abbiamo, meglio funziona la nostra vita. È il risultato finale di quasi tutti quelli che conosco. Non sono abbastanza bravo e spesso ci atteniamo a questa convinzione e non facciamo abbastanza. Diciamo anche non me lo merito. Ora, se abbiamo delle credenze molto forti nella nostra mente subconscia, che secondo me si trova qui, nella pancia, come per esempio non sono abbastanza bravo e non me lo merito, allora sarà molto difficile riuscire a creare una vita che funzioni su tutti i livelli. Vedete, io suddivido l'esistenza in 4 livelli. La salute, che rappresenta il nostro corpo, l'amore, che rappresenta tutte le nostre relazioni interpersonali, la prosperità, che rappresenta i soldi e l'abbondanza in senso esteso. E poi abbiamo l'espressione creativa del sé, che per me coincide con fare ciò che veramente vogliamo, e non quello che desiderano i vostri genitori o qualcuna delle vostre insegnanti o vostro marito. L'espressione di sé racconta quello che voi volete fare, quello che vi può far sentire realizzati, e non importa che si tratti di una cosa semplice o dell'impresa creativa più incredibile. Quindi vedete, abbiamo sempre solo a che fare con il pensiero, a prescindere dalle circostanze. Io non credo nell'influenza dall'esterno, voglio dire, se questo o quello è il problema, allora ci troviamo davanti a una manifestazione esteriore, ma ha sempre a che vedere con uno schema interiore che ne determina l'effetto. Ho scoperto che gli schemi di risentimento, critica, paura e colpa causano molti più problemi nella nostra vita di qualsiasi altra cosa. Il cancro è causato dal risentimento trattenuto per lungo tempo e che letteralmente divora il corpo. Se si indulge a lungo nell'essere critici, si possono avere disturbi legati all'artrite. Se osservate le mani colpite dall'artrite, potete persino vedere il criticismo che trattengono. La paura può determinare qualsiasi situazione problematica, dalla calvizie al mal di piedi. E il senso di colpa causa sempre dolore e sofferenza. Il senso di colpa cerca la punizione e la punizione è la causa di dolore. Quando qualcuno viene da me perché soffre di dolori cronici, so per certo che si tratta dello schema interiore del senso di colpa. Tutti questi problemi derivano dall'incolpare gli altri e dal fatto che non ci assumiamo la nostra responsabilità.
E dal momento che, come ho già detto, se è vero che siamo responsabili al 100% della nostra vita, allora non c'è proprio nessuno su cui far ricadere la colpa. Le esperienze esteriori sono solo uno specchio del nostro schema di pensiero interiore. Si tratta di un nuovo modo di vedere le cose, perché la maggior parte delle persone ama credere che sia sempre colpa sua, di come va l'economia, del marito, della moglie, del capo, del perché non hanno soldi, di qualsiasi cosa. Ma davvero quelli sono solo il riflesso esteriore di quello che pensiamo e crediamo dentro di noi. Per esempio, se le persone che vi stanno attorno non fanno altro che criticarvi, voglio farvi capire che ciò dipende da un vostro schema interiore, predisposto a ricevere le critiche. In qualche modo, e forse voi non ne siete consapevoli, si trova una credenza dentro di voi che probabilmente deriva dalla vostra infanzia, per cui sentite di meritare le critiche. Quindi, proprio a causa di questa credenza e per via del vostro schema mentale, attirate nella vostra vita persone che vi criticano. Può succedere anche che attiriate persone normalmente non critiche, ma che lo diventano stando con voi. Le vostre vibrazioni tirano fuori le critiche da queste persone. Ricordate, ognuno su questo pianeta porta dentro di sé tutte le qualità, compresi voi e me. Tutti potenzialmente potremmo essere un Hitler o una Madre Teresa e tutto quello che ci sta in mezzo. Un'altra cosa da dire circa questa situazione è che se le persone vi criticano molto, è molto probabile che voi stessi siate molto critici. E dal momento che ciò che diciamo ci ritorna indietro, le critiche che voi fate agli altri o rivolte a voi stessi vengono riflesse dalle persone che vi circondano. Quindi, una delle prime cose che mi piace fare quando c'è un problema è iniziare a far ripetere alle persone questa frase: sono disposto a cambiare lo schema nella mia coscienza. E ciò significa proprio determinare le condizioni perché ciò accada. Lo ripeto perché è davvero una cosa fondamentale. Sono disposto ad annullare lo schema che condiziona la mia coscienza e che determina queste situazioni. In questo modo le cose iniziano a muoversi. La forza universale, l'energia universale, la mente inferiore, la mente inconscia rispondono costantemente ai vostri pensieri e alle cose che dite. Così, nel momento in cui compiamo il minimo spostamento nella nostra coscienza, anche le esperienze che facciamo iniziano a cambiare. Agiamo sempre attraverso degli schemi, ma come ho detto, spesso ce li portiamo dietro dall'infanzia. È come avere a disposizione un copione che determina la nostra vita. Tuttavia noi possiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti del passato. Vedete, è davvero sciocco punire se stessi ora a causa di qualche ferita del passato. Essere feriti una volta è un conto, ma continuare a punirsi per questo è molto triste e sciocco. È importante che noi risolviamo il risentimento ora. E, come spesso mi ritrovo a dire alle persone, prima di trovarci sotto la minaccia del bisturi chirurgico, perché allora dovremmo gestire anche il panico. Possiamo decidere di essere vittime senza speranza e credere davvero che non ci sia speranza e l'universo ci sosterrà nella nostra convinzione e tutto quanto andrà in rovina. Capite quanto siamo potenti? I nostri pensieri determinano le esperienze che ci ritroviamo a vivere. Se voglio credere di non essere amato, allora resterò solo per il resto della mia vita, perché sosterrò questa situazione con le mie convinzioni. Invece, se cambio prospettiva e inizio a pensare di essere circondato da amore e che la mia vita è ricca e piena, allora la mia vita assumerà proprio quelle caratteristiche nella realtà. Diventa lo specchio di ciò che sento e vivo dentro di me.